Un testo oggi che chiunque dovrebbe leggere. Sto parlando di Il mostruoso femminile, sottotitolato Il patriarcato e la paura delle donne, di Jude Allison, Sadie Doyle e edito da Tlon. Un testo che mi suona molto attuale e pertinente nonostante sia chiaro il riferimento alla cultura americana, ma la quale America, avendo radici perfettamente in Europa, si porta appresso tutta una serie di approccio di pensiero sulle donne che sono le stesse identiche che abbiamo noi. E già dall'introduzione l'autrice non fa sconti a nessuno. Entriamo proprio nell'argomento narrazione, ovvero come il femminile è stato narrato, ma attenzione, da uno sguardo che io non definisco maschile né in questo né in altri miei video, ma di distorsione del maschile. E quindi noi stiamo parlando di una narrazione del mondo che va dal passato al presente e purtroppo temo anche nel futuro, dove è appunto questa distorsione di uno sguardo maschile che descrive e osserva il femminile dai suoi tipici occhi e quindi ci dice rappresentando tutto ciò che gli uomini trovano minaccioso nelle donne: bellezza, intelligenza, rabbia e ambizione. Attenzione, perché questo stesso sguardo, diventando poi narrazione e diventando quindi il substrato su cui si fa cultura, viene assorbito come una spugna anche da noi donne, perché questo è che abbiamo nel DNA come esseri sociali e di conseguenza è molto difficile per noi riuscire a intravedere che quello sguardo con cui noi guardiamo il mondo è in realtà filtrato da lenti di distorsione maschile. Nell'introduzione abbiamo anche un piccolo excursus storico dove si parla di medicina, psicologia, di filosofia, dove si cita Aristotele quando disse che la donna è un maschio menomato, o Tommaso d'Aquino che non si capisce come si possa chiamare santo e come noi stessi possiamo fare di questo tipo di pensiero qualcosa di attribuibile a una persona santa, secondo il quale Dio avrebbe commesso un errore a creare le donne. Nella concezione delle mestruazioni mortali, naturalmente, il nostro sangue che poteva uccidere un uomo nel caso avessimo avuto un rapporto sessuale durante i nostri giorni di sangue, che chiaramente non può che essere uno sguardo esterno di chi nel nostro corpo non vive e che quindi sarebbe anche ora di riappropriarsi. O di come una donna, se perde la sua bellezza durante la gravidanza, sia ovviamente incinta di una donna, perché, attenzione, come ci hanno narrato l'una contro l'altra già dal concepimento, una figlia ruba sempre la bellezza alla madre. Quindi su queste basi culturali c'è una concatenazione molto lunga fino ad arrivare ancora oggi alla medicina, secondo la quale un pochettino il corpo femminile è ancora preso come una deviazione della norma e c'è tutto l'immenso tema fondamentale della medicina di genere che è ancora assolutamente attuale. E quindi la tanto temuta rabbia delle donne, che equivale anche alla ribellione a questi tipi di narrazioni, viene di fatto descritto come mostruoso. Il mostro per definizione fa paura, ci dice l'autrice, e questa paura è stata interiorizzata da noi stesse, la paura del nostro potere, la paura del poter portare la nostra narrazione e allo stesso tempo la paura di un potere che è stato distorto proprio perché non condiviso nella sua descrizione con chi questo potere lo portava. Come mai vogliamo ancora rimanere incastrate qui? Da qui anche l'espediente narrativo tanto ancora purtroppo sacralizzato oggi, che vede in una rigidità di ruolo l'uomo che deve sempre comunque proteggere e la donna che deve sempre comunque essere protetta. Ma protette da cosa? Da noi stesse? Dal nostro potere? Dalla possibilità di negoziare il mondo? Questa non è un'inversione di ruoli, questo è ciò che ci spetterebbe per diritto a tutte e tutti, solo per il fatto di essere parte di una comunità. E su questo ti posto il video sulle società matriarcali, che sono società di equilibrio e non società dove domina la donna, e lo trovi in descrizione e anche qui sopra. Tanta nella narrazione dell'energia femminile, sacralità femminile, che purtroppo sta prendendo piede adesso, un po' sull'onda della pancia e molto poco dello studio, è quello che il mondo sarebbe cambiato, però da cosa? Da un tipo di femminile che in realtà è stato costruito così da questo mondo. Quindi com'è possibile usare questo femminile sempre docile, sempre accogliente, eccetera, per modificare qualcosa che il femminile così l'ha descritto? Perché il punto è esattamente questo. Dobbiamo fare anche attenzione a come la narrazione del possibile cambio del mondo ad opera femminile sia anch'essa narrata da uomini. E specifico, portatori di uno sguardo non maschile, ma di una distorsione del maschile, perché figli anch'essi di questo stesso mondo. È un po' difficile, mi rendo conto, ma è fondamentale. Il fatto è che il mondo così descritto non è certo l'unico possibile e soprattutto non è il migliore possibile. E forse per cambiare questo mondo c'è proprio bisogno di quello che questo mondo teme di più,
il potere femminile anche laddove è stato narrato come mostruoso, che poi significa semplicemente un femminile completo, come quello che narro nel mio video sul maschile e femminile, che ti linko in descrizione e anche qui sopra. Il libro è suddiviso in 3 parti, una sulle figlie, una sulle mogli e una sulle madri. E se si parla di figlie, di giovani, si parla dunque anche di pubertà e del terrore delle mestruazioni e del menarca. Passiamo dai primi antropologi, dove descrivevano, come fece Fraser, il mondo delle mestruazioni nelle culture studiate con le lenti nostre attuali, e dove l'allontanamento di queste donne veniva letto come la paura dell'impurità del loro corpo, quando in realtà oggi sappiamo che talvolta era persino il contrario, anche se questa credenza è dura a morire. Ovvero il diritto delle donne durante i propri giorni di sangue di dedicare quei giorni a loro stesse, a creare, al loro potere e a prendersi cura di sé. Contando che il menarca avviene in quello che l'autrice stessa individua come un periodo di liminalità, dove non si è né bambine né adulte, eppure entrambe le cose insieme. E quindi, poiché la liminalità, come vedrai in tante altre parti del mio lavoro, è un momento magico, un qualcosa di considerato sempre un po' misterioso, questo ha contribuito ad aumentare la paura per ciò che succede al corpo femminile e quindi la paura della donna stessa. E quindi anche ai collegamenti, alle credenze di come le ragazzine in età di menarca abbiano a che fare con il paranormale, che si tratti di vampiri, di poltergeist o altro. Il fatto è che continuiamo ad attribuire alla pubertà delle nostre figlie qualcosa di corrotto, terribile, luminoso. Prima di essere una persona, una ragazzina è un portale che in ogni momento può aprirsi e da cui qualcos'altro può strisciare fuori. Ma sia le donne reali che i personaggi immaginari vengono utilizzati senza alcuna distinzione per soddisfare gli scopi della cultura, lo scopo della narrazione. Vengono rielaborati e ridefiniti nelle nostre narrazioni affinché le paure che nutriamo riguardo al mondo femminile possano in esse trovare conferma e la nostra idea di donna possa continuare a essere plasmata. Il riferimento che l'autrice fa per quel che riguarda la cultura moderna è al celeberrimo film L'Esorcista. E una cosa che ho imparato da questo libro e che mi ha veramente incuriosito è come in realtà è soltanto dopo l'uscita del film che la Chiesa cattolica se ne è uscita con un boom di esorcismi. Un dato interessante che ci dimostra come ogni narrazione finisce per avere delle influenze sul tessuto sociale. L'esorcista si concentra ossessivamente sui corpi, specialmente su quello giovane e femminile di Regan, che diventa il luogo del male. I momenti di terrore derivano quasi sempre dalle sue trasformazioni fisiche. Il demone che abita il corpo di Regan non è soltanto qualcosa che le è capitato durante la pubertà, il suo demone è la pubertà. In sostanza, il messaggio al cuore dell'esorcista è che la maturità sessuale delle donne è immorale e che Dio condanna le giovani ragazze che crescono. Una tesi piuttosto forte, però a leggere tutto il libro, di cui io sto prendendo soltanto qualche frasetta qua e là, risulta piuttosto convincente. Di fatto, quel che resta è un continuare ad odiarsi e ad odiare la propria sessualità da parte delle donne. Una cosa curiosa è che pare, quantomeno in una percezione generale, che prima dell'esorcista la possessione diabolica fosse quantomeno considerata unisex, mentre a partire dall'esorcista si sono moltiplicati i casi di donne, improvvisamente, vittime di possessioni diaboliche. E questo capitolo prosegue a mostrare come l'influenza di questo film abbia portato anche a esiti drammatici nella cronaca locale, tra cui una povera ragazzina, probabilmente con difficoltà di natura psicologica legata ad abusi, lasciata morire, nella convinzione che si trattasse di una ragazza posseduta. Violenza sessuale e violenza spirituale sembrano andare a braccetto. Le donne credono ancora che il loro trauma sia sintomo di una corruzione spirituale, ma dopo tutto, cos'altro potrebbero credere quando una cultura le convince che il solo fatto di provare rabbia evocherà potenze infernali? Fino a quando andremo a caccia di demoni sovrannaturali anziché di violentatori in carne ed ossa, continueremo a vedere nella donna l'azione di Satana e non il suo dolore. E su questo mi piacerebbe riflettere anche su alcune tendenze derivanti da un approccio New Age alla spiritualità, dove si spaccia per legge spirituale ciò che altro non è che un victim blaming, e che funziona perché
Per chi è davanti alla vittima, questa ha il pretesto per non ascoltare il suo dolore e quindi non dover fare i conti con le proprie emozioni irrisolte. E funziona purtroppo anche per la vittima, perché se questa si convince di essere la causa di ciò che le è successo, il problema viene apparentemente risolto. Non è percepito il dovere di mettere il naso per elaborare una violenza, che è un processo che è difficile e crea sofferenza, anche se però è l'unico processo che permette veramente un'elaborazione del trauma. E da attivista spirituale che si occupa di spiritualità radicata mi sento in dovere e in responsabilità di non tacere davanti a questo tipo di opinioni. Non sono leggi universali, non lo sono affatto, sono possibili credenze, dove nella sfera personale ciascuno è libero di credere ciò che si vuole, però nel momento in cui lo si impone a una persona vittima di abusi, questo dovrebbe essere sottolineato, trattarsi di violenza. Il nuovo capitolo di questa prima parte procede a parlare della verginità e del modo in cui questa è presente nei film dell'orrore e come questi propongano un'idea di universo in cui le donne e i loro corpi sono continuamente in pericolo, in cui si aggirano predatori senza scrupoli e il desiderio femminile che sperimenta o si fida viene punito con la violazione, la mutilazione e la morte. Ragazze e ragazzi, siamo ancora fermi qui. Quanti davanti a tristi casi di cronaca, quanti e quante donne e uomini concludono con un po' se l'è cercata, quante persone ancora criticano la voglia di esplorare femminile, per cui davanti a omicidi, stupri o altre forme di violenza, la soluzione sarebbe chiudere in casa le donne e non piuttosto educare questa distorsione di maschile a essere un maschile completo e riequilibrato. Ma anche interessante come l'autrice rilevi che le donne in realtà sono tra le prime spettatrici di questi film, e questo perché sembrerebbe che cercassero in questi ruoli un modo di esserne consapevoli per imparare a salvare la pellaccia. Emblematico il fatto che le Final Girl, quelle che sopravvivono alle storie horror, sopravvivono proprio perché annullano la propria sessualità. Ma quando una ragazza si abbandona alla violenza del desiderio ed esce di casa con l'intento di farsi divorare da uno sconosciuto al chiaro di luna, allora diventa un mostro. Come Regan dell'Esorcista, nel momento in cui si apre alla possibilità del sesso e della gravidanza, quindi diventando donna attraverso il menarca, perde la propria umanità. E questo perché le narrazioni funzionano sempre su tutti i livelli, non su uno soltanto. Conclude la parte: in un mondo così crudele, un glorioso atto di ribellione è forse tutto quello che possiamo chiedere anche ai nostri mostri, purché non sia una ribellione in ottica duale o positiva. Su questo guarda il mio video, sulla differenza tra pensiero lineare o duale o positivo e pensiero circolare. Lo linko in descrizione e qui sopra è la base di tutto il mio lavoro. La parte sulle mogli si apre con il capitolo sulla seduzione, dove la donna, se splende, è quindi pericolosa. Anche questo ancora molto presente nel nostro immaginario, non soltanto maschile, ma anche femminile, dove quando una donna si concede di essere pienamente se stessa e di splendere, questa viene buttata a terra, la corona le viene strappata dal capo e viene distrutta nella vana illusione di prendere e soppiantarla per rubarle la sua identità. E anche qua riporta un fatto di cronaca di fine Ottocento in Irlanda, dove una povera donna, colpevole di essere solo estremamente bella, fece una brutta fine. Una bellezza che le portò un sacco di vociferare e quindi un sacco di sospetto. E siamo nell'ambito del mi fa sentire inferiore, dove probabilmente non è affatto il comportamento di questa donna ad aver fatto sentire inferiore il marito e le altre persone del paese, ma semplicemente loro che si sentivano inferiori alla sua bellezza. Abbastanza da credere che meritasse la morte, bruciata viva. Prosegue il capitolo sulla paura ancora della sessualità femminile, spiegando dove sono i problemi nelle nostre relazioni che poi sfociano ancora oggi a atroci reazioni di questi uomini che incarnano il maschile distorto, quando una donna decide per se stessa. Ma questo perché? Sempre perché manca una narrazione condivisa di quello che è l'universo femminile. Quando a essere rappresentata è stata un'esperienza femminile, di solito è stato un uomo a renderne conto. Le donne vengono definite dall'esterno per come appaiono agli uomini e non dall'interno come soggetti pensanti e senzienti. Non sono esseri simili e neanche una tipologia differente o qualitativamente peggiore di persone. Sono semplicemente considerati l'opposto dell'uomo e quindi l'opposto dell'essere umano nel momento in cui l'uomo è considerato l'unità di misura per definire l'umano. Attenzione, questo è lo schema duale o positivo, vedi il video che ti ho citato poco fa. E quindi il terrore che i maschi distorti nutrono verso la sessualità femminile incontrollata scorre in profondità e ogni tanto sgorga in sanguinolente fantasie. E da qua si vedono le sirene, i Leananci, le famose spose di Dracula, Lamia e Melusina.
Melusina, la cui natura di drago è sempre in agguato proprio sotto la superficie. Una donna che diventa libera di desiderare e inseguire le proprie passioni sfugge alla nostra empatia. È una minaccia da contenere e distruggere. E questo lo aggiungo io, qui scatta un meccanismo importante da cogliere che è ancora molto attivo. Se questi esseri narranti sono coloro anche che detengono il potere, ok? Un potere che quindi, come con la narrazione, non è co-deciso, co-discusso, co-creato, co-narrato. Il venire al mondo in un corpo di donna o in un corpo anche non binario, in questo mondo che è stato descritto da un'ottica solamente maschile distorta, attiva in noi un meccanismo di riconoscimento. E questo è nel DNA di tutti, siamo esseri sociali e di conseguenza abbiamo bisogno di essere viste e visti dalla nostra comunità di riferimento. Ma cosa succede? Se l'unico modo di essere viste è questo, finiamo anche in noi per adeguarci a questa narrazione, a questo sguardo. E qui si spiega molto dell'odio delle donne nei confronti delle altre donne. Un po' perché per adempiere a questa visione devi fare violenza a te stessa crescendo. E quindi quella che non lo fa viene vista come ti permetti? Se l'ho fatto io, lo devi fare anche tu. E qui il disprezzo per coloro che non abbassano la testa. Questo è un modo efficacissimo con la quale hanno diviso le donne dalle donne, per cui ancora adesso quella che si permette qualcosa di differente è massacrata in primis da altre donne. È l'effetto, la perfetta conseguenza di un mondo che non è stato negoziato anche nella nostra visione e anche tramite il filtro dei nostri corpi. Ovviamente il libro è molto molto denso, molto ghiotto e ci sono ancora tantissimi temi. In questo capitolo si passa poi a parlare del matrimonio e di come la sua origine non sia affatto la narrazione romantica che se ne fa adesso, ma proprio come istituzione che nasce per sottomettere le donne indipendenti e stabilire e esercitare un controllo sulla loro sessualità. E dice come fino negli anni 90 negli Stati Uniti lo stupro coniugale non fosse considerato reato. Un dato che francamente mi ha veramente sconvolto rispetto anche alla violenza domestica, che è considerata purtroppo norma ancora oggi da troppe persone. Dice: tra il 2001 e il 2012, ok? Le guerre in Iraq e in Afghanistan hanno ucciso 6.488 soldati statunitensi. In quello stesso arco di tempo, attenzione, più di 10.470 americane sono state uccise dai loro compagni. Quindi stiamo parlando di numeri più alti di quelli di una guerra. Ma se le verità delle donne non vengono incluse nella cultura dominante, allora le donne, per esprimere quelle verità, ripiegano su mezzi anch'essi marginalizzati. Oggi il true crime e i film per la TV, ieri il romanzo gotico. E qua l'autrice spende pagine e pagine per fare esempi su esempi di questa sua tesi. Oggigiorno nel matrimonio le donne devono rinunciare a se stesse più di quanto non debbano fare gli uomini, cambiare il cognome, modificare gli obiettivi, abbandonare la casa, la carriera, l'autonomia o la propria identità. Sono combattute tra gli esseri complicati e pensanti che sono e le mogli che dovrebbero essere, tra il matrimonio che realmente hanno e il matrimonio per come è idealizzato dalla nostra cultura. I mostri nascono laddove autonomia e identità si scontrano con i limiti dell'essere moglie. Passiamo ora alla parte sulle madri, a partire dal parto, dove nel momento della nascita si può toccare il meccanismo segreto dell'universo, il momento in cui si compiono i miracoli, ma proprio per questo il parto è diventato mostruoso. Il corpo delle donne incinta è un'immagine ripugnante su cui insiste la mitologia patriarcale, perché costringe ad assistere al potere che la donna ha sulla vita e sulla morte. Un potere che è stato distorto e non è stato compreso. Gli uomini hanno cercato con tutte le loro forze di appropriarsi di questo potere, la caccia alle streghe, le scuole di medicina, le leggi anti-aborto, sono tutte misure messe in atto per restituire la riproduzione nelle loro mani e questa tendenza sta, ahimè, continuando. Partorire non dà potere in quel senso superficiale ed entusiastico da girl power, ma è potere. Una donna incinta è una donna finalmente pienamente fuori controllo ed è il loro peggior incubo. E quindi andiamo a vedere le narrazioni di questo potere femminile così tanto incompreso, passando da vari antichi miti alla Bibbia, fino ad arrivare a Tiamat.
Dove, ci dice l'autrice, ecco il risultato finale della rivoluzione che Marduk ha tentato di compiere. Gli uomini non raccontano più storie sulla necessità di controllare o di sottomettere l'antico potere femminile, ma narrano di un tempo in cui quel potere non è mai esistito. Il mito babilonese, però, contiene un importante avvertimento contro tale tracotanza. Marduk può averla uccisa e disperso le parti del suo corpo, ma noi non siamo mai usciti del tutto da Tiamat. Tutto quello che ci circonda è Tiamat, siamo ancora dentro la madre, precisamente. È comunque interessante come ancora adesso ci sia uno scontro ideologico sulla narrazione del passato, dove qualcuno si ostina a dire che questo potere femminile non è mai esistito, dove le statuette sarebbero un falso storico, come se ancora oggi non esistessero. L'abbiamo visto in varie parti del mondo, culture che ancora vedono il mondo in queste cose. E tutto perché si torna sempre nel dualismo oppositivo, si ha talmente tanto paura dell'altro da noi che nel dualismo oppositivo, appunto, dallo sguardo del maschile distorto diventa la donna, da non essersi resi conto che nel distorgere ciò che si è finito per distorgere anche il potere femminile. E quindi non si tratta di un potere che sottomette l'uomo, e quindi non ci sarebbe proprio nessun bisogno di fare alcuna battaglia, perché quel tipo di potere significa regalare altrettanto potere, il potere della creazione, a qualsiasi essere proviene e venga da quei cancelli sui mondi. Questo perché la distorsione, io credo, questo è, lo dico io, non lo dice l'autrice, che sia avvenuta nel momento in cui è cambiato il paradigma di percezione del sacro. E invece di un sacro che è un luogo da cui proveniamo e che ci portiamo appresso per creare il mondo, abbiamo iniziato a proiettare ciò che noi siamo negli dei e nelle dee, e quindi a cercare negli dei e nelle dee delle immagini di noi. Questo avviene col dualismo positivo, e quindi è così che arrivo a percepire un femminile contrapposto a un maschile, dove se il femminile ha il potere, in ottica vinco perdo, allora il potere viene sottratto a me e viceversa. Ma non è questo il tipo di potere che stiamo cercando di rinarrare, dove piuttosto si parla di una relazione vinco-vinci. Di questo ne parlo meglio anche sul mio libro, che nel caso fosse già uscito quando ti trovi a guardare questo video, te lo linko in descrizione. Puoi anche trovare la mia newsletter a cui iscriverti per avere spunti di riflessioni, novità, sapere dove mi muovo nel territorio, quali novità ci sono in uscita tra seminari, conferenze o altri tipi di cose. Trovi sempre il link in descrizione. Ed ecco come da tutto ciò si arriva a uno dei miei temi più cari, cioè la rinarrazione delle idee. Noi non possiamo e non dobbiamo pensare che le versioni finali che sono arrivate fino ad oggi siano necessariamente il simbolo fatto di un archetipo di, chiamiamolo tra virgolette, sacro femminino, perché non è così. Le idee sono state rimpicciolite, rinarrate, mostrificate, demonizzate, talvolta maschilizzate, tutto per convincere la cultura che quel potere non fosse mai esistito. E noi vogliamo continuare a restare lì? Ecco che da tutto questo è stato rinarrato il parto, rinarrato l'atto di rimettere al mondo, il modo stesso in cui è rinarrato ciò che mettiamo al mondo. E se qualcosa non va bene, la colpa resta sempre e comunque della madre, come un po' in una performance. Cosa succede se le madri generano mostri? È sicuramente per qualche peccato, per qualcosa che hanno commesso contro natura. Questa idea è ancora radicata, se non più accettata verbalmente, rimane ancora molto salda nella nostra coscienza. E anche qua la spiritualità alternativa non è che aiuti, sempre con una concezione distorta di karma come punizione, o sempre alla ricerca di lasciare tutte le responsabilità in capo a chi sta soffrendo, in modo così da non dover mettere mano su quella sofferenza e non dover tirar fuori la verità che sta nella consapevolezza di avere censurato molte delle nostre emozioni scomode. Bypass spirituale e spiritualizzazione della ferita. E questo ce lo portiamo avanti da Aristotele, dove era sempre colpa dell'utero per lui. Su questo ti segnalo un video che è molto più divertente di questo, fatto proprio con un po' di humor, che è le discriminazioni di genere nell'antica Grecia, la base per capire molto del nostro pensiero. Te lo linko qui sopra e in descrizione. Ed ecco che sempre da questo tipo di narrazioni si finisce anche con l'idea che sia il maschile a dover dare ordine al mondo. Ancora oggi trovo
persone che si presentano come studiose della dea del sacro femminino e che portano avanti questa che è stata semplicemente una narrazione patriarcale, dove ovviamente questa pericolosità del potere femminile che si trasmette anche alla natura non può essere che il caos, e l'atto di dare ordine deve essere per forza del maschile, perché è quello che consente agli uomini in questa distorsione di controllare non solo i corpi femminili ma anche la natura. Qui siamo proprio a uno dei pensieri che ha posto le basi per la distruzione del nostro ecosistema. Come possiamo ancora oggi assumerla acriticamente? E nel capitolo dopo, che riguarda la famiglia, un punto molto importante e che mi è molto caro, e anche questo ne ho parlato sul mio libro quando affronto in ottica oltre il dualismo, beyond dualism, il conflitto tra donne con figli e donne senza figli. Uno dei problemi maggiori che abbiamo nella nostra società e che non ci aiuterà a risolvere questa controversia è la dimensione di significato della parola maternità. Non è la maternità il problema in sé, è il significato che abbiamo dato a questa parola che va cambiato. È solo cambiando il significato della parola che automaticamente si risolve il problema, e quindi non abolendo la dimensione della maternità tout court, che non farebbe altro che cristallizzare il significato che il patriarcato ha dato, che è quello di una madre addomesticata e inoffensiva, sempre accogliente, sempre coccolosa, quello che ancora oggi in certi cerchi si descrive come essere il femminile, ma questo non è il femminile, è la distorsione del femminile, l'esatta controparte della distorsione del maschile. E invece di migliorare le cose, illudendoci che sia questa la natura del femminile, non facciamo altro che confermare questa identica narrazione, dove se il femminile è sempre continuato a essere narrato come distorto, automaticamente continuiamo a narrare anche il maschile distorto e il mondo si riprodurrà esattamente nello stesso modo. Mi rendo conto di non poter proseguire con questo video ulteriormente. È molto bello perché il seguito parla delle madri cattive, di come di nuovo si arrivi a spostare verso le donne tutta la responsabilità della violenza del maschile distorto, al punto da trovare anche senza indizi, ci sono casi di cronaca minuziosamente riportati di come la colpa di omicidi effettuati da un serial killer deve necessariamente essere scaricata sulla madre, la quale ovviamente lei sarebbe la responsabile di avere cresciuto un serial killer, e di come leggere tutto questo effettivamente turbi perché ci si rende conto che non è soltanto la cronaca, è qualcosa di estremamente, profondamente, drammaticamente radicato ancora oggi nella nostra coscienza. E tutto sommato, come diceva anche Michela Murgia, anche su questo ho fatto un video di confronto tra la Dea e la Madonna, è un pochettino come se ce lo portassimo dentro, no? Proprio con la narrazione del peccato originale. Un po' questa colpa ce la meritiamo, un po' di responsabilità tutto sommato ce l'abbiamo. E quindi la prima cosa che è da fare, altro che il femminile sacro narrato in questo modo patriarcale, è una decolonizzazione del nostro immaginario da questo tipo di sguardo, che non è appunto il maschile, è una distorsione del maschile ed resta sempre una parzialità, un modo in cui un soggetto nella sua distorsione ha descritto la nostra natura e il mondo. È qui il significato da cogliere. Perché, e chiudo a modo mio, come sempre faccio un po' nei video, nelle letture che propongo, perché mi aiutano a affinare il mio pensiero. Quello che non si capisce è che nella logica beyond dualism, oltre il dualismo, non può esserci un rapporto vinco-perdi. E quindi la sofferenza di un gruppo di persone diventa la sofferenza di tutti, perché la concezione è di essere comunque in un legame l'uno con gli altri e le une con le altre, dove o siamo potenti e liberi tutti e tutte, o non lo è veramente nessuno, dove il demone si nutre dello scontro e della guerra perpetua e non cerca di far vincere l'una o l'altra categoria, non gliene frega niente, spingerà un po' per l'una, un po' per l'altra, finché non si capisce che la via sta altrove. La via è cessare con la necessità dello scontro perpetuo. Jude Allison, Sadie Doyle, Il femminile mostruoso, edito da Tlon. Buona lettura.